Un benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un buon album crossover dalle 1000 influenze, uscito nel momento meno propizio e per questo dimenticato. Gli anni 90, si sa, sono stati deleteri per il metal tradizionale. Ciò che è meno noto sono le modalità con cui l'avvento di grunge e alternative hanno inciso sulla sua esistenza. Non solo hanno colpito la scena in maniera diretta, ma hanno anche impedito che alcuni generi continuassero a svilupparsi. Perché se è vero, per esempio, le band più importanti del movimento thrash americano fossero un po' accorte di idee alla fine degli anni 80, a livello sotterraneo il genere si stava evolvendo in tante direzioni. Una di quelle più tarpate era il suo mix col funk, un'influenza che molti associano a gruppi più moderni come quelli new, ma che stavano venendo inglobate anche nel thrash, da band come Suicidal Tendencies, ma più spesso meno famose, come Blind Illusion e Mordred, oppure ancora dai californiani Excel. Nati nel 1983 come Chaotic Noise, cambiato in quello definitivo 2 anni più tardi, nel corso dei tardi anni 80 hanno pubblicato un paio di album in cui già si evidenziava una certa evoluzione. Se l'esordio Split Image del 1987 evidenziava un thrash piuttosto rozzo contaminato dal punk, The Jokes on You mostrava un ventaglio più ampio di influenze, messe però sempre al servizio di una base thrash. Influenze che poi il gruppo svilupperà molto di più in seguito. Ci vorranno bei 6 anni, ma alla fine del 1995 Seeking Refuge vedrà la luce. Al suo interno gli Excel prendono le mosse delle influenze passate e le rielaborano in qualcosa di molto personale. Da un lato l'origine thrash è molto chiara, con un suono piuttosto classico e anche appropriato a livello di registrazione, secca ma mi fa. Tuttavia i riff tipici del genere sono presenti solo in rari frangenti nella musica di Seeking Refuge, che per il resto non può che essere definito come crossover. Sono tante le componenti che si possono trovare nella musica degli Excel, da un retrogusto del punk originale del gruppo a influssi che ricordano i Rage Against the Machine, più a livello di ritmiche che di cantato, passando per delle influenze doom nei riff più lenti e persino grunge nelle atmosfere. I due poli principali della sperimentazione del gruppo riguardano invece il punk nei momenti più movimentati e poi un nucleo difficile da definire. Psichedelico d'atmosfera è uno stoner metal ante litteram che guarda più ai Black Sabbath, al metal classico e persino all'hard rock che, per esempio, alla sperimentazione dei Caius in quegli anni, già più moderne. Il tutto inoltre corredato dal cantante Dan Clemens, che ricorda Joy Belladonna e soprattutto Mark Osegueda. Del resto, Act 3 dei Death Angel è un altro di quegli album che, seppur in maniera più timida, esplorava nella stessa direzione di Seeking Refuge. E tutto questo, insieme ad altre componenti, a creare un genere molto personale. Gli Excel, peraltro, riescono a sfruttarlo bene in canzoni come la Opera Unslaved, di norma bella, puntata sul groove e sul ritmo, ma senza mancare di ritornelli accattivanti e di una frazione lenta, inquieta al centro, oppure come Air Light Christ. Sembra quasi anticipare il new metal che si stava sviluppando in quegli anni, a livello di riff, seppur il cantato rimanga classico. Più orientato allo stoner e alla lentezza sono invece brani come Reptile, il più boom del disco che colpisce bene per sensazioni ma anche per potenza ritmica, e poi la conclusiva Down Pressor. A tratti rozza e graffiante, mostra però dei bei ritornelli sabbatiani minacciosi il giusto. Accanto a questi, purtroppo, ne troviamo anche altri molto meno ispirati, in special modo al centro. Seeking Refuge mostra un po' il fianco. A tratti non è incisivo o risulta addirittura ripetitivo rispetto a certe idee già sentite, mentre altrove sembra quasi senza una direzione. E in generale forse la perfetta cartina di tornasole su quanto per gli Excel, e non solo per loro, quegli anni fossero confusionali. Per questo alla fine il risultato è un album a 2 velocità, in cui però i pregi superano di gran lunga i difetti. Forse Seeking Refuge poteva essere pensato con più lucidità, ma anche così è un buon album, con alcuni bei picchi e una grande personalità alla base. E anche per questo che è triste quanto sia stato sottovalutato con gli Excel che si sono ritrovati a essere troppo classici per i nuovi ascoltatori e troppo avanti per quei pochi che ancora rimanevano ancorati alla tradizione. Di sicuro non meritava di finire nel dimenticatoio per venire ristampato solo quest'anno da un'etichetta importante come Southern Lord Records.
Come rimediare a questo peccato? A patto che tu non sia un fanatico del trash più tipico, situazione in cui ti ritroveresti a odiarlo, ma abbia una passione per la contaminazione e il crossover, puoi concedergli un ascolto o anche di più. Voto Heavy Metal Heaven 80 su 100. Per oggi chiudiamo qui. Se ti abbiamo incuriosito a proposito di quest'album dimenticato, puoi mettere like, condividere e commentare la recensione. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non perderti neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.